Collegarci con Daniele Longo di calciomercato.com. Daniele, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Dani. Stiamo un po' commentando i nuovi acquisti, ovviamente a te chiedo i prossimi. Perché insomma siamo ancora in realtà una parte di mercato ancora molto lunga, mancano 5 settimane alla fine del mercato. Posso fare un'apertura? Scusate, io ti rispondo alle vostre domande e rispondo subito. Vai. Ma posso fare un'apertura perché vi racconto una storia molto strana, quasi paradossale. Fabio Ballo-Touré è uno dei giocatori in procinto di andare via, di lasciare il Milan. Sappiamo che questa sarà la settimana fondamentale perché il Milan, con le cessioni di Ballo-Touré e altri giocatori, la maggior parte purtroppo andranno via in prestito, dico purtroppo perché il Milan li vorrebbe cedere a titolo definitivo, ma non è facile, mi riferisco per esempio a Glied e Keteler, ma sul Ballo-Touré uno potrebbe realizzare un altro gruzzoletto da poter poi magari investire su Musa, su un terzino sinistro italiano utile per le liste, che alla fine assolutamente un no. Vi faccio ognuno è libero chiaramente di scegliere della propria vita quello che vuole. Il Milan ha un accordo con il Fulham per 4 milioni di euro per Ballo-Touré. Fulham, squadra di Premier League, squadra che l'anno scorso è arrivata a ridosso dalla zona Champions. Londra, una bella città, la Premier League viene considerata l'NBA del calcio in questo momento. Dove stai arrivando, Dani? Ballo-Touré in questo momento però preferisce il Bologna, viene confermato adesso che preferisce il Bologna, che non paga il giocatore, nel senso fa un prestito, chiede un prestito gratuito con diritto di riscatto. L'ingaggio sarebbe a carico del Milan. Cioè io questa cosa veramente faccio fatica a capire, rispettando le opinioni di tutti, rispettiamo giustamente il professionista Ballo-Touré, ma non capisco, con tutto il rispetto anche per il Bologna, come si faccia a non accettare la Premier League. Di solito la Premier League, molti, anche Tonali, che comunque ha fatto male il suo addio ai tifosi, anche noi giornalisti, perché era sempre bello scrivere di Tonali, però dice la Premier League è la Premier League. È giusto, cioè c'è una situazione particolare. Bene, Ballo-Touré non preferisce il Bologna, cioè non vuole andare in Premier League, vedremo come si evolverà. I prossimi acquisti, chiedevate voi, io credo che in questo momento ci sarà, domani ci sarà la definizione di Chukwueze con le firme, come avete raccontato anche voi, il ragazzo non andrà in America, non ci sono i tempi tecnici per completare tutto l'iter necessario per poi partire subito. Credo che non ci sia nemmeno la fretta da parte del Milan di portarlo in tournée e dobbiamo aspettare secondo me almeno un'altra settimana. Io non credo che in questa settimana ci dobbiamo aspettare qualche tumba, parafrasando Giacomo Pellegatti, che ormai è diventato il marzo dell'estate, il tormentone bello dell'estate, simpatico, perché il Milan deve assolutamente lavorare tanto in uscita. Io credo che in questo momento deve lavorare in uscita. L'obiettivo più caldo rimane sempre quello che abbiamo raccontato diversi giorni fa, che è quello di Musa. Musa praticamente era stato un giocatore del Milan 15 giorni fa, perché la dirigenza del Valencia aveva accettato l'offerta del Milan, però veniva l'ultimo ok da Singapore, da Lim, che poi ha fatto saltare la trattativa, ma poi mi hanno raccontato colleghi di Valencia con cui mi sento spesso, che ha fatto la stessa cosa con altri 3-4 giocatori, che adesso il Valencia ha ancora sul groppone. Musa non è un giocatore fuori dalla rosa, questi qui tipo Diabaté era fuori dalla lista, ma non l'ha venduto perché secondo l'Im non erano giuste le cifre. Valencia ha anche una certa difficoltà economica e certe una necessità di cedere, e il Milan sa che prima o poi questo muro che ha eretto l'uomo di Singapore verrà battuto, ed è convinto che sarà Musa il centrocampista che completerà un reparto che ha visto già gli ingressi di Loftus-Cheek e Rangers. Dani, capitolo uscite per Rebic e Origi dopo Gabbia, si muove qualcosa o siamo ancora fermi ai giocatori che rifiutano? Il Milan deve vendere Rebic perché sa che è un giocatore della forte personalità, perché sa che è un giocatore che può averlo in squadra con il muso di sicuro potrebbe alterare quelli che sono gli equilibri dello spogliatoio, quindi ha accettato, nonostante non sia un giocatore che per età può andare a giocare in prestito, e che tu lo mandi in prestito per rilanciarsi. Adli lo stesso, Rebic ormai siamo nella parte, non dico finale della sua carriera, ma ormai nella parte più che matura, però in questo momento Rebic, dopo aver rifiutato un'offerta della Lazio da 10 milioni di euro, continua a tentennare, come io credo che ne stia facendo una questione di principio. Mi avete messo fuori, io non me ne vado. Credo che questo sia quello che sta pensando in questo momento Ante. C'è una trattativa in corso col Besiktas, ripeto, il Milan rispetto a una settimana fa
ha deciso di aprire anche al prestito con diritto di riscatto. Il problema è che la Turchia è molto interessata agli esuberi del Milan. Il problema dei turchi in questo momento, dei club turchi, è che loro hanno sempre una strategia, vanno diretti sul giocatore, lo convincono magari anche con delle offerte contrattuali molto convenienti, al dunque tirano sempre un po' il braccino, nel senso che le offerte ancora non sono arrivate o sono molto basse. Perché la Turchia, dico questo perché il Besiktas è interessato anche a Messias, c'è stato un contatto con l'agenzia per quello degli interessi del giocatore, ma l'offerta non è arrivata. È arrivato anche un contatto per, come hanno anticipato i colleghi turchi di Sport Digitale, per Krunic. Io non credo che il Milan si priverà di Krunic, perché sappiamo quanto sia importante è anche uno dei giocatori preferiti di Pioli. Chiaramente, essendo un giocatore di 30-31 anni, se dovesse arrivare un'offerta, dico io, superiore ai 10-12 milioni, credo che non arriverà, ma se dovesse arrivare, il Milan la prenderebbe in considerazione con il giocatore, ma ad oggi Krunic non è sul mercato, perché poi nella batteria dei centrocampisti io credo che il bosniaco abbia delle caratteristiche che mancano agli altri, soprattutto fino a quando non tornerà Bennacer. Non ha la regia di Bennacer, ma può giocare da vertice basso e in questo momento ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Dani, ho le ultime due curiosità. La prima è su agosto. Pensi che possa portare la punta? Guarda, io fino a qualche giorno fa avevo sentori e anche informazioni su una porta spalancata sul discorso punta. In questo momento la porta si sta quasi chiudendo, la lasciamo aperta, una porticina. Perché? Perché il Milan fa delle valutazioni. Secondo me non ha ancora preso una decisione definitiva su Colombo, perché da un lato sa che un ragazzo con le sue qualità e con la sua carta di identità, quindi è molto giovane, ha bisogno di giocare per crescere. Dall'altro l'ha visto molto maturato e non escluderei che alla fine lo tenga in rosa come alternativa a Giroud. E soprattutto il Milan vaglierà ad agosto le opportunità, se dovesse presentarsi un'opportunità interessante per fare un investimento sulla punta giovane che non tolga definitivamente spazio a Colombo, lo farà, ma non va all-in su un giocatore, perché in questo momento non è una necessità, perché loro considerano anche Okafor la prima alternativa di Leao, comunque un'alternativa che può diventare anche un titolare, poi il calcio sappiamo rimescola anche le gerarchie, ma lo vede anche come soprattutto un'alternativa a Giroud, perché io vedo che ci sia la consapevolezza sia da parte del giocatore sia da parte di Giroud, che comunque vorrebbe giocare sempre, ma l'ha visto anche l'anno scorso. Puoi anche giocare 30 partite perché il fisico regge, ma non le puoi fare alla stessa qualità, alle stesse intensità, tutte arrivate a una certa età, e quindi il Milan sa che quest'anno Giroud deve essere centellinato. Per esempio, secondo me, se magari la partita di Champions League in campionato non lo puoi giocare, quindi vedremo. C'è una porticina aperta, ma meno possibilità rispetto a qualche settimana fa, perché le valutazioni che sta facendo il Milan stanno portando anche a delle soluzioni interne, insomma. Dani, l'altra curiosità, l'ultima che ti chiedo, è sul possibile altro posto da extracomunitario, o meglio, in realtà non è l'altro, ma è Loftus-Cheek, che essendo inglese non sarebbe più considerato extracomunitario se dovesse passare la richiesta fatta al CONI. Ti sei fatto un'idea di quello che potrebbe fare il Milan? Guarda, io dobbiamo, come giustamente sottolineato tu, dobbiamo capire poi quali saranno i tempi del CONI, perché a volte i tempi italiani sono molto lunghi, se non biblici. Quello che mi ha stato assicurato è che non ci saranno ritorni su Kamada. Kamada comunque dovrebbe accordarsi a breve con la nuova società, con il nuovo club, ha un'offerta dalla Real Sociedad, un'offerta dalla Lazio, ha anche un po' alzato, al Milan aveva chiesto 3 milioni di euro, adesso chiede qualcosina in più, perché sa che in questo momento, arrivato in questa fase del mercato, è sempre più ambito, perché faccio esempio, quando via gli obiettivi principali delle società, allora si ripiega sempre su un giocatore svincolato di grande livello, perché poi Kamada secondo me è un giocatore di grande livello. Quindi Kamada non sarà per una questione tattica, perché il Milan, il nuovo Milan, la dirigente del nuovo Milan ha parlato anche con Massoni, ma il Milan aveva promosso Kamada, non è un giocatore che non piace né a Pioli o a Moncada o a Dottavio. Il problema è che Moncada e Dottavio lo vedono più come trequartista. Il Milan l'anno prossimo qualche partita sicuramente la giocherà col 4-2-3-1, perché con tutto quel bel invio che è in avanti, alcune partite le giocherai probabilmente anche col 4-2-3-1, non tutte, però se dovesse giocare col 4-2-3-1 il Milan vede Pulisic come il trequartista, e quindi Kamada sarebbe un qualcosa in più che in questo momento non serve, anche perché Romero è un altro giocatore che può giocare da trequartista, sta impressionando in questa prima fase, gol a parte che mi ha stupito un po' tutti,
il movimento mi è sembrato molto dybaliano, non dico che Romero sia il nuovo Dybala, ma come calcio mi ricorda molto Dybala, e quindi non ha senso investire su Kamada. Se dovesse aprirsi l'opportunità di uno slot, io credo che il Milan lo potrebbe a questo punto magari utilizzarlo magari per un nuovo difensore centrale. Oggi non c'è la necessità di farlo, perché il Milan deve valutare anche Ciao, Tomori, Kalulu, deve capire un po' quello che sono le risposte di Kiev. Però se si dovesse aprire un'opportunità con uno nuovo slot per in vista della considerazione come comunitaria appunto di Loftus Cheek, io credo che se dovessi spendere €1 una scommessa la farei sul difensore centrale e non sull'attaccante. Dani, grazie ancora, buon pomeriggio e a presto. Grazie a voi. Ciao. Lo salutiamo Daniele Longo di calciomercato.com. Io chiuderei appunto il discorso mercato